perfette a morire. E con questo paesaggio innevato vi diamo il buongiorno, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovati in Armenia. The day after. The day after. Abbiamo dormito benissimo, vero? Abbiamo dormito bene nel paese città, ancora non abbiamo capito, cittadina diciamo, di Dijan. Non è proprio alla francese la pronuncia, ma è Dijan. La regione armena. Vicino a questo laghetto c'è una strada non trafficata, non c'era un parcheggio libero, ma ci siamo messi lì a fianco del laghetto e devo dire che dopo una certa ora è stato tutto silenzioso, quindi abbiamo dormito bene. Solo i soliti cani che ogni tanto abbaiavano. Si riconferma l'ospitalità armena ad alti livelli, perché stamani stavamo preparando Charlie per la partenza, quindi con la porta aperta si è avvicinato un signore anziano e ci ha salutato a suo modo, insomma parlava russo, quindi non abbiamo potuto fare grandi discorsi, ma ci siamo capiti con a gesti prima e poi con il traduttore. Comunque ci ha dato il benvenuto nel paese, chiedeva, è rimasto incuriosito del van, quindi ha voluto dare una sbirciata dentro, ci ha detto che insomma lui è nonno, ha 3 figlie femmine, di cui una è dottoressa a Yerevan, molto orgoglioso di aver cresciuto questa figlia, insomma, che ha studiato. Lui vive con la moglie in questo paese, in questa città di Dijan, e sono sposati da 60 anni. 60 anni di matrimonio. Quindi molto sorridente, solare, e come vi abbiamo detto ieri ci ha colpito molto l'accoglienza degli armeni, perché effettivamente sono un popolo con il sorriso, nonostante tutto quello che abbiano passato nei secoli, insomma. Come avete visto il paesaggio è cambiato, è quasi completamente innevato, anche se le temperature non sono bassissime, intorno a 5-6 gradi, la neve un po' si è sciolta, però siamo a quote più alte. Siamo a 1800 metri. Siamo a 1800, quindi siamo saliti di 300 metri e stiamo andando in direzione del lago di Sevan, che è uno dei più grandi laghi, sicuramente del paese, ma anche uno dei più grandi laghi della zona, da quello che abbiamo capito, almeno a quote alte. Abbiamo letto che è uno dei laghi più grandi del mondo che si trovano ad alte quote, perché infatti il lago si trova a 1900 metri. Quindi in questa categoria è uno dei più importanti e più grandi a livello mondiale. Sì. Ovviamente è il più grande dell'Armenia. Sì, chiaro, perché insomma poi l'Armenia non è che ne abbia tanti di laghi, però questo insomma non mi ricordo adesso l'estensione, poi magari ve lo facciamo sapere, però ecco, è bello. E stiamo arrivando in quella zona, vedremo di dargli un'occhiata. Allora, ci siamo fermati perché qui davanti c'è un supermercato, lo Sovagyu Supermarket, e poi c'è questo bellissimo camion a 6 ruote che sembra un residuo bellico, probabilmente è un pullman militare, non lo so, con 6 ruote, deve essere un 6x6, molto particolare. Ora andiamo a fare la spesa in questo supermercato perché abbiamo il frigorifero completamente vuoto. O almeno ci proviamo, perché sì, dobbiamo capire bene i prodotti, non è facile, Allora, siamo dentro al supermercato, qui abbiamo tutto il reparto frutta e verdura. Vediamo le birre armene che c'hanno. Questa qui, la Dijan, la birra armena. Questo è Dijan, il paese dove siamo stati prima. 529 sono... è come 1,18 euro. Se 1000 sono 2 euro, questo è 1 euro. Come il gasolio. Ne assaggiamo 2, ne prendiamo 2, dai. Sono diversi, prendi? Però 2 diversi. Prendi Blica? Questo è tipico. Questa che roba è? Questa è perché l'ho visto il marchio Sì, pubblicitario. Penso sì, c'è il simbolo russo. Allora, qui abbiamo il reparto marmellate, C'è anche la Nutella, vediamo un po' quanto costa la Nutella. Sì, anche un po' di miele, però il miele lo compriamo dai banchini, dai. Solo la Sì. Questa qui per esempio di miele 1119, 1000 so 2,20 euro. Questo costa poco,
Allora, qui abbiamo tutte queste marmellate, ma sono troppo liquide, sembrano quasi dei succhi di frutta. Questa l'ho trovata solida. Questa è un po' meglio. Sì, fico, questo che sarà. Quella è banana, mela. Mela e La banana. cotogna, fragola, albico. Allora, vediamo il tonno. Quanto costa il tonno? Prima dobbiamo capire qual è il tonno, perché qui c'è sgombri. Questo che è pesce. Questo non è tonno, questo è. Tradotto, oppure sì. Non si sa che cos'è. Oh, eccolo qui il tonno. Questo si dice tonno così. Il tonno costa Tuttuna, 1700. Questo è 1.900. Ma una scatoletta così 4 euro. Che cosa hai trovato? Le verdure, credo. Uguali verdure. Sì, va bene. C'è il disegnino perché. Non capisco. 8,19. 8,19 sono 1,80 euro. È tutta start food. Ah, questo. Ma questa è di importazione, non è roba aiello, ma aiello non c'entra niente. Che è quello lì? Lo capisci? Pomodoro, cipolla e poi c'è qui i cosa. ceci, che so. Salumi. Un po' di scelta c'è. Allora, vediamo un po' il reparto colazione. Il reparto colazione c'hanno sempre queste solite briochine. Un po' di biscotti, io devo prendere anche i biscotti. Latte, boh. Sarà nel frigo allora, non è. Ma questi sono tipo. Che roba è? Assaggio questi. Sono 2,30 euro, è buono, dai. Ah, poi ci sono tutti sfusi. Allora, qui abbiamo il latte. Qui c'è il latte. Gli ho chiesto il milk dov'era. Ah, c'è questo di latte. Aspetta. Questo qui. Questo 7,50 e c'ha anche bel tappo grande. Le uova 800 sono meno di 2 euro. Qui abbiamo il caffè già macinato. Vedi, ci sono varie miscele. Varie miscele. Questo costa un po' di più. Questo mi sembra buono. Dai, 1000. No, sono tutti uguali. 1000 dram, vanno a peso. 1122. Qui abbiamo un po' di vini perché è famosa l'Armenia. Però bisogna trovare quello giusto. Questi però sono di importazione, questi sono italiani. Vino della Puglia, terre di Chieti. Questo è il tipico vino dell'Armenia. 2000 sono 4 euro. Il vino, qui c'è il vino dell'Armenia, guarda. Perché c'è anche quello italiano. Questo è tipico armeno, guarda belle le bottiglie. Belle, sai. Vanno su 4 euro. C'è anche questo di ieri, ma questo mi sembra più spumante, più prosecco. No, prendiamolo un rosso dell'Armenia. Qui sai, andiamo sulla fiducia. Una bella bottiglia di vino armeno. Vedi, qui fa il pane direttamente lui. Qua dentro, senti com'è caldo. Allora, abbiamo fatto la prima spesa in Armenia, molto difficile. Abbiamo speso una quarantina di euro. C'è poca scelta. I prezzi sembrano un po' alti. Siamo tornati da Charlie, ora mettiamo tutto in cambusa, come si dice. Fuori è uscito un po' di sole, meno male. Questo è il paesaggio qui intorno con queste montagne innevate. Vi faccio vedere solo una cosa, Fede, cosa si è preso. Il golosone. I biscotti più neri che ci siano. Sì, c'hanno un sacco di. Cioè, scordatevi le merendine che abbiamo in Italia, Vabbè, ma insomma non mi sembra che sia andato. Però insomma dai, qualche dolcino buono c'è. Ecco, diciamo. La colazione almeno è salva. Abbiamo preso anche un po' d'acqua perché ci serve. Almeno si beve. Almeno si beve. E anche il vino. Però è una bottiglia di vino armena. E ora ci sposeremo verso il lago di Sevan. Sul lago di Sevan esiste questa penisola, praticamente, che ha un nome, Sevank Peninsula. Ma è un piccolo istmo. È un piccolo istmo che si protende nel lago e sopra c'è un monastero. Vogliamo andare a vedere Il nostro primo monastero armeno in Armenia. se fosse anche aperto, perché magari. capiamo gli orari e tutto quanto, insomma. E da lì dovremmo avere un bel panorama anche sul lago. Allora, abbiamo parcheggiato Charlie in questo parcheggio e ora ci avventuriamo
su questa bella salita, speriamo non sia troppo impegnativa. È quella bella salita che ci preoccupa. Il posto è molto turistico, infatti ci hanno chiesto €1 per il parcheggio, provano a venderti le candele e alla fine, dopo un po' di contrattazione, ce n'ha regalata una. Esatto. Ci sono tante bancarelle di souvenir e adesso cerchiamo di salire da quella scala, credo. Ah, lì si va al lago, guarda. Andiamo prima ad affacciarci al lago, siamo appena arrivati, sì, ancora c'è un po' di sole. non abbiamo visto nulla, sfruttiamo questo bel solicino. Vedi? Ed eccoci arrivati al lago, però eccolo il sole che esce, l'atmosfera è bella, molto surreale come luogo. Qui ci sono le imbarcazioni che fanno fare le gite turistiche, poi dal punto panoramico magari lo godremo di un bel panorama. Lago di Sevan, che prende il nome dalla città di Sevan, che è qui a pochi chilometri, e visiteremo poi più tardi. Ma quello sta facendo immersione, c'è un sub lì, fa immersione, probabilmente sta guardando l'ancora. Ah, gli si è bloccato. O gli si è bloccato qualcosa. Deve essere bella fredda, eh? Sì, direi che io spero che il sub sia vestito bene, perché sta facendo immersione. Ora che mi hai fatto notare vedo le bolle d'aria. Sì, posto... senza bombole. Non lo so. Eccolo, è riuscito fuori. Probabilmente, vedi, è andato a fare un po' di manutenzione sotto, a liberare un po' di ormeggi. Certo, siamo anche qua. Guardate che scale. Già faticosa, eh? Poi tutto questo a 2000 metri, perché noi siamo a 2000 metri. Rispetto al lago, guardate già quanto siamo saliti e abbiamo fatto solo pochi scalini. Bella tosta, eh? Qui abbiamo già il primo terrazzo panoramico. Bello, un po' di sole. Acqua piattissima. Fa l'essere anche mossa. E già fiatone. Mamma mia. Sì, siamo sui 2000 metri. Si fanno sentire. Un po' si sente, poi non è che abbiamo questo allenamento. No. Ovviamente il lago è anche dall'altro lato, perché come detto questo è un istmo di terra che entra all'interno del lago. Ci fai parole per una volta. Vedi, è contento. Siamo nemmeno a metà strada. Sale vertiginosamente. Mamma mia, sono scalini difficili, duri, faticosi. Attenzione, 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 dico attenzione, abbiamo il cartello illustrativo che è scritto in 5 lingue, tra cui anche l'italiano. Consolato onorario d'Italia. Poiché c'è il consolato a Gurmirri d'Italia di non si sa dove. Gurmirri. E qui è tutto scritto in italiano, così almeno possiamo prendere un po' di informazioni. Vedi, ci sono i percorsi, guarda. Qui abbiamo anche un mercatino dell'antiquariato con un bel trenino elettrico e io sono amante dei trenini elettrici, questo forse non lo sapete. E dopo un po' di scalini siamo arrivati sulla sommità di questa collina dove abbiamo il bellissimo monastero di Sevanavank. È difficile da pronuncia. Che è composto da qualche edificio. Ora andremo a vederli meglio da vicino, ma la cosa anche che ci ha colpito da quassù, il panorama sul lago è fantastico. Bellissimo. Il sole sempre che fa capolino, va e viene. Ora forse esce dalla nuvoletta, vediamo, speriamo, perché gli edifici sono un po' scuri. Sono scuri. Però con il sole ovviamente è tutto più bello. Però è una caratteristica di questi monasteri armeni di essere belli dark. Entriamo dentro a vedere il monastero al suo interno.
Nel frattempo il sole si fa sempre più caldo, mi sono tolto anche il giacchetto e meno male, aggiungo, e meno male, perché noi ci siamo abituati bene in Georgia, si stava bene, e qui siamo tornati a 2000 metri con la neve, temevamo che fosse più freddo, invece probabilmente il sole, insomma... Il sole, ragazzi, è la vita. Sì, ma ha anche più potenza calore. Vero. E siamo alti e quindi riscalda, e effettivamente una delle rare volte che sento caldo anche io. In quota. In quota, esatto. Mi fa piacere, perché non è una lamentela, anzi. In quota, come detto prima, al lago, a uno dei laghi più grandi di alta quota. Esatto, perché questo ha il primato di essere un lago con questa grandezza, diciamo così, uno dei più grandi almeno dell'Eurasia. La quota è di 1900 metri, metro più, metro meno. Vi vogliamo dare giusto 2 numeri di questo meraviglioso lago. Ha una lunghezza in chilometri di 80, pensate un po', per una larghezza di 30 km e va a ricoprire un'area di circa 1200 km quadrati. Pensate, viene alimentato da circa 28 affluenti, ha un unico emissario, un fiume piuttosto importante che si chiama Razdan. Il nome Sevan significa lago nero e proprio il suo nome è legato ad una leggenda. Questa attuale penisola, dove appunto adesso si trova il monastero, una volta era un isolotto in mezzo al lago. La leggenda narra che durante una delle innumerevoli invasioni arabe gli abitanti della cittadina di Sevan si rifugiarono per sfuggire qui su questo isolotto, attraversando il lago che era completamente gelato. Vista la quota, nei periodi invernali dice che il lago geli completamente. Su questo isolotto temettero per la loro vita, si rifugiarono appunto, come vi dicevo, e pregarono tutti insieme affinché Dio salvasse le loro vite. Quando arrivarono gli arabi tentarono anch'essi di attraversare il lago ghiacciato, ma proprio in quel momento si ruppero i ghiacci e le acque gelide inghiottirono l'esercito. Gli armeni credettero che fosse un intervento divino. Guardando videro i cadaveri dell'esercito galleggiare e videro una superficie scura, nera. Da qui il nome del lago, Lago Nero. Infatti la parola Sev in armeno significa nero e da qui il lago nero, Sevan. Il monastero di Sevanavank significa letteralmente monastero di Sevan, perché la città la vediamo, è proprio qui di fronte a noi e vi abbiamo già spiegato l'etimologia della parola Sevan. Il monastero fu fondato nell'anno 874 dalla principessa Marian, figlia di Ashot, che dopo 10 anni divenne il re dell'Armenia. Questo monastero ovviamente fu abitato da monaci che pare fossero sottoposti a regole molto ferree, addirittura restrizioni particolari sull'alimentazione, perché di fatto quella che attualmente è una penisola, come vi abbiamo detto prima era un isolotto. Per vari interventi del governo e artificiali praticamente fu abbassato il livello del lago e quindi divenne una penisola. Quindi questi monaci, come vi ho anticipato, facevano una vita veramente di clausura sull'isolotto e pare che passassero la maggior parte del loro tempo a copiare manoscritti, ovviamente a mano. Dopo essere diventata una penisola, ovviamente l'accesso al monastero è stato più semplice per tutti e questo è diventato uno dei luoghi più visitati in tutta l'Armenia, anche grazie ai facili collegamenti con la capitale Erevan. Tutto questo camminare mi ha messo una fame e infatti, quando mai? Anche perché sono quasi le 2, quindi siamo dentro Charlie e facciamo un buon pranzetto veloce, gli avanzi di ieri. Sì. Abbiamo un po' di pollo riscaldato e un'insalata e buon appetito. E dopo prossima tappa. Abbiamo passato sul ponte un tratto del lago di Sevan che, come avete potuto vedere, è ancora ghiacciato. Ti rendi conto? Quindi è vera la leggenda di questi arabi che affogarono nel ghiaccio.
Quella che avete appena visto è una piattaforma panoramica di costruzione sovietica, si vede molto squadrata. Strade groviera, come le chiamiamo noi, completamente crivellate. Sentite, sbatte tutto dentro Charlie, poverino. Stiamo entrando per fare un passaggio veloce nella città di Sevan, quella che è proprio vicino al lago, come vi dicevamo. Non offre nulla di particolare. Sì, non abbiamo trovato nulla che ci potesse interessare, però volevamo dare un'occhiata, facciamo un passaggio veloce. Sono purtroppo tutte le costruzioni, chiese, tutte scure e quindi danno un che di quest'area tetra alla città. E non è l'unica città che abbiamo visto con questi colori. Stiamo passando a fianco al cimitero di Sevan, giusto per farvi vedere come sono i cimiteri. Questi, rispetto alla Georgia, non hanno queste costruzioni sopra le tombe e non hanno, almeno questo, non hanno i tavoli con le panche come quelli della Georgia. Sono tombe piuttosto semplici messe in terra. Quello che abbiamo notato è che rende molto cupo il paesaggio, oltre a questi edifici, ripeto, costruiti con queste pietre molto scure, e quindi sembra un po' un paesaggio post bellico, una cosa, insomma, al di là che hanno avuto problemi con le guerre, non dico questo, però insomma, ecco, non ci sono edifici anche moderni, colorati. E oltretutto siamo in una fase di scioglimento delle nevi che hanno ricoperto tutti i campi qui intorno, e quindi i campi stessi sono praticamente marrone scuro. In qualche zona c'è ancora chiazze di neve, ma per la maggior parte non c'è erba verde fresca che è rinata. E quindi fra questo scuro del terreno, marrone scuro, e questi edifici cupi, il paesaggio è un po' spento. Un po' spento e molto tetro. Qui siamo nel centro e questa è la cattedrale di Sevan. Ci spostiamo adesso per la prossima tappa, visto che la città qui non ha molto da offrire, e costeggiamo un bel tratto di lago. Abbiamo una bella luce con il sole che si appresta tra qualche ora a tramontare e ci regala dei bellissimi colori. Qui c'è una parte di lago completamente ghiacciato. Ora sì. C'è uno strato di ghiaccio incredibile, non so se si percepisce. Lungo strada abbiamo trovato quest'altro monastero, ovvero il monastero di Airavank. Fortunatamente abbiamo ancora una bella luce con il sole che è uscito nuovamente dalle nuvole e ci regala questi bellissimi colori. Andiamo a scoprire anche questo luogo, anch'esso con uno splendido panorama sul lago. Qui siamo davanti all'ingresso, ora proviamo ad entrare.
Abbiamo preso il bivio per raggiungere la prossima destinazione e ci siamo quasi commossi perché stiamo passando su una strada con l'asfalto nuovissimo, non c'è nemmeno una buca e non ci eravamo più abituati. Anche Charlie, dopo essere tutto sconquassato e ribaltato, sta dicendo: ma siete sicuri di essere sulla strada giusta? È quasi dello stesso colore delle abitazioni, delle chiese, dei monasteri. Sì, sì. Tutto nero. Asfalto scurissimo, nero, però perfetto. Stiamo passando nel paese di Gegarkunik e abbiamo fatto giusto un giro nella piazza principale e questa che avete visto è la cattedrale. C'è molta confusione anche qui e anche questo paese, che poi è un paese, io lo chiamo paese, ma è una cittadina insomma piuttosto grande, ha gli stessi connotati, un po' la stessa aria un po' sofferente, edifici un po' rovinati, scuri, con questa pietra molto scura. Si vede che insomma qui la storia ha dato un bel colpo di grazia. Sembra di essere al mare qui, e invece siamo sul lago, un lago nella parte più panciuta, infatti non si vede l'orizzonte anche perché c'è molta foschia. Sì, è scesa un po' la foschia, sì, si sta raffreddando anche l'aria. Però per essere a 1900 metri non è freddo. No, non è freddo, però si sente l'aria pungente di quota, insomma. Ecco. C'è ancora un po' di neve, è rimasta. Abbiamo trovato questo posto, probabilmente dormiremo qui, anche perché c'è poca scelta e vediamo un po' come passare la serata. Sicuramente lavorando al computer. Sì. Vieni? Continua il nostro progetto, diamo da mangiare ai nostri amici pelosetti. Siccome il nostro amico ha fame, Dove glielo metto? Che qui è un po' gli diamo un po' da mangiare. Vediamo se gli piace. Mi sembra che sia molto affamato. Il nostro amico sembra gradire il pollo, perché queste sono con il pollo, Crocchette al pollo. Crocchette al pollo, buone, vero? Giocava con il legno sul lago, bellino. Si sente osservato. Lo lasciamo in pace a mangiare il suo posto. Molto simpatico, ci è venuto con noi a fare la passeggiata sul lago, poi ha preso un legno, gliel'ho lanciato, l'ha recuperato. Molto simpatico.